Eserciamoci nell'ascolto dell'italiano con una conversazione tra due parlanti italiani sui 100 monumenti e i luoghi italiani più importanti. Sono disponibili le traduzioni. Oggi ho pensato a quanto sia incredibile visitare i monumenti italiani. Hai mai visto il Colosseo di Roma? Sì, l'ho visitato qualche anno fa. È impressionante. Pensare che abbia quasi 2000 anni e ancora oggi si erge così maestoso è davvero affascinante. Mi immaginavo le lotte dei gladiatori mentre camminavo tra le rovine. Sì, è pazzesco. Il Colosseo è uno dei simboli più riconoscibili al mondo. Sai che poteva contenere fino a 50.000 spettatori? E non era solo per i combattimenti tra gladiatori, ma anche per le battaglie navali simulate. Riempivano le farene da qua per queste gare. Non ci posso credere. Non sapevo delle battaglie navali. Immaginare una struttura così antica con una tecnologia del genere è davvero affascinante. E il Pantheon? Lo hai visto? Sì, anche il Pantheon è incredibile. La cupola è la cosa che mi ha colpito di più. È perfettamente rotonda e gigantesca e quando la luce entra dall'oculus sembra quasi magico. Esatto. La cupola del Pantheon è ancora oggi la più grande cupola in calcestruzzo non armato del mondo, è un'opera d'arte ingegneristica. È strano pensare che fosse un tempio per gli dei romani e ora sia una chiesa cristiana. È vero, e il pavimento a mosaico è ben conservato dopo tutti questi secoli. Roma è piena di storia in ogni angolo. Mi sono fermata spesso a immaginare come doveva essere vivere a Roma in quei tempi. Esattamente. Ogni angolo di Roma racconta una storia. E poi c'è la Torre di Pisa. L'hai vista dal vivo? Certo, è impossibile non fermarsi a guardarla. È ancora più inclinata di quanto pensassi. Sembra surreale. Anche se sapevo che fosse inclinata, vederla di persona è tutta un'altra cosa. Sì, la Torre di Pisa è famosa in tutto il mondo per la sua inclinazione, anche se era un errore di costruzione. È diventata una delle icone italiane più conosciute. E sai che si può ancora salire in cima. Sì, ci sono salita. Dall'alto la vista sulla città è fantastica. Sali piano piano e sembra quasi che la torre stia per cadere da un momento all'altro, ma la vista da lassù ripaga tutto. Deve essere stato emozionante. Sai che negli anni 90 hanno dovuto fare grandi lavori per impedire che la torre crollasse. La sua inclinazione continuava a peggiorare, ma oggi è stabile. Sì, ne avevo sentito parlare. È incredibile che siano riusciti a salvarla. Pisa è una città molto affascinante con quella piazza straordinaria. Ma cambiamo città. Sei mai stato nei Musei Vaticani? Sì, ci sono stato, sono enormi. Ogni sala ha opere d'arte meravigliose, ma il momento che mi ha lasciato senza parole è stata la Cappella Sistina. La Cappella Sistina è incredibile. Michelangelo ha creato qualcosa di unico. Ogni dettaglio è perfetto, soprattutto il famoso affresco La creazione di Adamo. Ti ricordi come ci si sentiva guardando verso l'alto? Il collo mi faceva male alla fine. Certo, è quasi stancante tenere la testa alta per così tanto tempo, ma ne vale la pena. È un'esperienza che non dimenticherò mai. E poi, non possiamo dimenticare la Basilica di San Pietro. È la chiesa più grande del mondo. Sì, è immensa. L'architettura è impressionante e anche l'interno lascia senza parole. Quando entri, ti senti davvero piccolo di fronte a tanta grandezza. Anche l'esterno è straordinario, la piazza di San Pietro con quel colonnato sembra quasi abbracciarti. Concordo. La cupola, progettata da Michelangelo, è spettacolare. E da sopra si ha una vista meravigliosa su Piazza San Pietro e su tutta la città del Vaticano. Quando sono salito, la vista era così bella che non volevo più scendere. Sì, ci sono salita anche io. È un po' faticoso con tutte quelle scale, ma ne vale assolutamente la pena. Dopo Roma, ti sei mai fermato a Venezia? Sì, Venezia è magica. Il Palazzo Ducale è uno dei miei monumenti preferiti. È così imponente e la sua architettura gotica è davvero unica. Ogni volta che visito Venezia mi sorprendo di quanto sia bella la città. Hai ragione. Il Palazzo Ducale era la residenza del Doge e il cuore politico della città. Ogni stanza è decorata in modo magnifico, soprattutto la sala del Maggior Consiglio. Lì si capisce davvero l'importanza di Venezia nel passato. Esatto, e poi c'è il ponte di Rai Alto. L'hai ho attraversato più volte durante la mia visita. Da lì si ha una vista splendida sul Canal Grande con tutte le barche che passano. È uno dei simboli di Venezia, non trovi? Sì, anche io Logo ho attraversato tante volte. È sempre pieno di gente, ma non importa. Ogni volta che lo attraversi, ti senti parte della storia di Venezia. E la Basilica di San Marco è qualcosa di unico con i suoi mosaici dorati. Ti fa sentire in un'altra epoca.
Sì, è davvero affascinante. Ogni mosaico sembra raccontare una storia. L'atmosfera nella basilica è magica, quasi mistica, e con tutte quelle cupole e dettagli bizantini sembra di essere in un altro mondo. Esattamente. Dopo Venezia ho visitato anche la Fontana di Trevi a Roma. Hai mai lanciato una moneta lì? È una delle tradizioni più famose tra i turisti. Sì, ho seguito la tradizione e ho lanciato una moneta. Si dice che chi lo fa tornerà a Roma, no? Io non vedo l'ora di tornarci. Sì, esatto. Anche io ho lanciato una moneta. La fontana è splendida, soprattutto la sera quando è illuminata. Le sculture sembrano prendere vita. Sono d'accordo. Ogni volta che la vedo mi incanta. È uno dei miei luoghi preferiti a Roma. L'acqua, il marmo bianco, i dettagli, tutto contribuisce a creare un'atmosfera speciale, ma non possiamo dimenticare il foro romano. Sì, il Foro Romano è un altro luogo che mi ha lasciato senza parole. Camminare tra le rovine antiche e immaginare com'era la vita in quell'epoca è qualcosa di unico. C'è così tanta storia concentrata in un solo posto. È vero, ogni pietra racconta una storia. Quando ero lì pensavo a quanto fosse incredibile il potere e l'organizzazione dell'antica Roma. Vedere il foro mi ha fatto apprezzare ancora di più il patrimonio storico dell'Italia. Roma ha davvero qualcosa di magico. Ogni angolo della città sembra sussurrare segreti del passato. Tornando a Venezia mi è piaciuto moltissimo anche passeggiare lungo il Canal Grande. Non ci sono solo i monumenti famosi, ma ogni ponte, ogni canale ha la sua storia. Hai ragione. Ogni dettaglio di Venezia sembra parte di una grande opera d'arte. Mi piace perdermi tra le cali e scoprire angoli nascosti della città. E poi c'hai anche la tradizione del giro in gondola. Anche se è un po' turistico, è un'esperienza unica. Sì, ho fatto un giro in gondola durante il tramonto e l'atmosfera era magica. L'acqua rifletteva i colori del cielo e la città sembrava ancora più bella. È esattamente quello che penso anche io. A Venezia ogni momento può trasformarsi in un ricordo indimenticabile. Hai detto che hai visitato Firenze, giusto? Hai visto la Galleria degli Uffizi? Sì, sono andato agli Uffizi la scorsa estate. È un museo incredibile, pieno di opere d'arte famosissime. Le sale sono immense e ogni volta che entri in una stanza ti ritrovi davanti a capolavori di Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci. È davvero un'esperienza unica. Anche io sono rimasta colpita dagli Uffizi. Il quadro che mi ha lasciato senza parole è stata La nascita di Venere di Botticelli. Vederlo dal vivo è stato emozionante. Non avrei mai pensato che potesse essere così imponente. Sì, è vero. Conoscevo quel dipinto dai libri, ma quando lo vedi di persona ti rendi conto di quanto sia grande e dettagliato. Poi ci sono anche i dipinti di Leonardo come l'Annunciazione e ogni volta che passi da una sala all'altra trovi una sorpresa. Hai avuto il tempo di visitare la cattedrale di Firenze? Sì, sono salito sulla cupola del Duomo. È stata una scalata faticosa, ma la vista da lassù è spettacolare. Si vede tutta Firenze con i tetti rossi e le colline verdi intorno. Ho sentito dire che la cupola di Brunelleschi è un capolavoro ingegneristico. Era una delle più grandi costruzioni del suo tempo, giusto? Esatto. La cupola è stata costruita senza centina, un'impresa incredibile per l'epoca. Quando ci sei sotto, sembra che stia per toccarti per quanto è gigantesca. Hai visto anche il Ponte Vecchio. Sì, il Ponte Vecchio è uno dei luoghi più affascinanti di Firenze. È pieno di negozi di gioielli e passeggiare lì ti fa sentire come se fossi in un'altra epoca. È uno dei pochi ponti storici che ancora ospita negozi lungo tutto il suo percorso. È vero, ha una storia molto particolare. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stato l'unico ponte di Firenze a non essere distrutto dai tedeschi. Sapevi che c'è una parte segreta del corridoio di Vasari che collega gli Uffizi a Palazzo Pitti passando sopra il Ponte Vecchio? Sì, ho sentito di quel corridoio. È affascinante pensare come i medici usassero quel passaggio per spostarsi senza essere visti. Dopo Firenze sei andato a Roma, giusto? Sì, e la prima cosa che ho visitato è stato il Palatino. È uno dei 7 colli di Roma e si dice che sia il luogo dove Romolo ha fondato la città. Esatto. Il Palatino è ricco di rovine antiche, tra cui le case degli imperatori romani. Camminare lì ti fa sentire come se stessi attraversando la storia. È vero. Si può anche vedere il foro romano da lì e la vista è spettacolare. A proposito, sei andata nella Cappella Sistina? Sì, l'ho visitata durante un viaggio a Roma. La Cappella Sistina è incredibile. Il soffitto affrescato da Michelangelo è ancora più impressionante di quanto immaginassi. Concordo. La scena della creazione di Adamo è così famosa,
ma vederla dal vivo con tutti i dettagli è tutta un'altra esperienza. È difficile credere che Michelangelo abbia dipinto tutto da solo in una posizione così scomoda. Sì, e la sala stessa è sempre piena di persone, ma c'è un'ampia atmosfera di silenzio e ammirazione che ti avvolge. Dopo la cappella sono andata a Piazza Navona. Piazza Navona è una delle piazze più belle di Roma, con le sue fontane barocche e l'architettura elegante. Hai visto la fontana dei quattro fiumi? Sì, è imponente. La scultura è così dettagliata e mi è piaciuto osservare le figure dei fiumi che rappresentano i continenti. Ero affascinata dalla bellezza di ogni angolo della piazza. Anche io adoro Piazza Navona. C'è sempre qualcosa da vedere tra gli artisti di strada e i caffè all'aperto. Dopo, ho visitato Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo ha una storia interessante, vero? È nato come mausoleo per l'imperatore Adriano, ma poi è diventato una fortezza. Sì, e oggi è un museo. Mi è piaciuto molto salire in cima e guardare il panorama su Roma e sul Tevere. È incredibile pensare a tutte le trasformazioni che ha subito nel corso dei secoli. E poi c'è anche il famoso passaggio segreto che collega il castello al Vaticano, che veniva lesato dai papi per fuggire in caso di pericolo. Esatto, un pezzo di storia che sembra uscito da un romanzo. Dopo Castel Sant'Angelo ho deciso di esplorare il Campidoglio. Il Campidoglio è un altro dei 7 colli di Roma ed è anche sede di alcuni dei musei più importanti della città, giusto? Sì, ci sono i Musei Capitolini, pieni di sculture e dipinti antichi. È uno dei luoghi più affascinanti per chi ama la storia dell'antica Roma. La piazza è stata progettata da Michelangelo e la architettura è incredibile. Sì, ogni dettaglio ha una storia dietro. Hai visitato anche la scalinata di Trinità dei Monti? Sì, sono salito sulla scalinata. È molto frequentata dai turisti, ma nonostante la folla è un posto bellissimo. Dall'alto la vista su Piazza di Spagna è spettacolare. E poi, alla base della scalinata c'è la fontana della Barcaccia. La fontana della Barcaccia è davvero particolare, con quella forma di barca semiaffondata. È un piccolo capolavoro del barocco romano. Sì, è molto affascinante. Dopo aver passeggiato per la scalinata, ho deciso di fare un giro per Piazza del Popolo. Ah, Piazza del Popolo! È una piazza molto grande con l'Epolisco egiziano al centro. È un luogo perfetto per una passeggiata. Sì, e anche lì si respira la storia. L'obelisco è incredibile e ci sono sempre tanti turisti e locali che si godono l'atmosfera. Mi sono fermato in uno dei caffè intorno alla piazza e mi sono goduto la vista. Piazza del Popolo è uno dei miei posti preferiti per rilassarmi quando sono a Roma. La sua ampiezza e i monumenti circostanti la rendono davvero unica. Ma tra tutti i monumenti che hai visitato, qual è stato il tuo preferito? È difficile scegliere, ma penso che la Cappella Sistina e la cupola del Duomo di Firenze siano i miei preferiti. Entrambi mi hanno lasciato senza parole. Hai mai visitato Milano? Ci sono tanti monumenti interessanti lì. Sì, ci sono stato qualche anno fa. La prima cosa che ho visitato è stato il Duomo di Milano. È gigantesco. Il Duomo di Milano è impressionante, vero? La sua facciata gotica è una delle più intricate che abbia mai visto. Ci sono centinaia di statue e dettagli e ogni volta che lo guardi scopri qualcosa di nuovo. È vero! È pieno di dettagli. Ho anche fatto la visita sulla terrazza del Duomo. La vista è spettacolare, si vedono tutti i tetti di Milano e quando il cielo è limpido puoi vedere anche le Alpi in lontananza. Sì, la terrazza del Duomo è una delle cose migliori da fare a Milano. E non dimentichiamo la Madonnina, la piccola statua dorata sulla cima. È uno dei simboli della città. Assolutamente. Dopo il Duomo sono andato a visitare il Castello Sforzesco. Mi è piaciuto molto. Il castello è circondato da un parco bellissimo e all'interno ci sono tanti musei e collezioni d'arte. Il castello Sforzesco ha una storia lunga e interessante. Era la residenza della famiglia Sforza, una delle famiglie più importanti di Milano. Oggi ospita alcuni dei musei più importanti della città, come il Museo d'arte antica e il Museo degli strumenti musicali. Sì, mi è piaciuto molto esplorare le varie sale del castello. Ogni sala racconta un pezzo della storia di Milano e dell'Italia. E poi c'è anche la Pietà Rondanini di Michelangelo, una delle ultime opere che ha scolpito. Ah, sì! La Pietà Rondanini è davvero commovente. Si vede che Michelangelo era già molto anziano quando le fa scolpita, ma l'emozione è ancora così potente. Dopo il castello sono andato alla chiesa di Santa Maria delle Grazie per vedere l'Ultima cena di Leonardo da Vinci. È uno dei capolavori più famosi al mondo.
Anche io sono rimasta impressionata dall'Ultima Cena. È incredibile come Leonardo abbia catturato le emozioni di ogni apostolo. E sapere che il dipinto è sopravvissuto a guerre e distruzioni lo rende ancora più speciale. Sì, è un'opera d'arte che ti fa riflettere. È molto più grande di quanto pensassi e il livello di dettaglio è straordinario. Dopo aver visto il dipinto, ho passeggiato nella Galleria Vittorio Emanuele II. La Galleria Vittorio Emanuele II è un luogo splendido. È come un salotto all'aperto. Le decorazioni, i mosaici sul pavimento e poi il tetto di vetro e uno dei lusferro. Sì, mi sembrava di passeggiare in un'opera d'arte. Ci sono tanti negozi di lusso e caffè eleganti e l'atmosfera è molto chic. Mi sono fermato a bere un caffè in uno dei bar storici. Sembra una giornata perfetta a Milano, ma cambiando argomento, sei mai stato a Pompei? Sì, Pompei è un'esperienza indimenticabile. Camminare per quelle strade antiche, vedere le case, i templi e gli affreschi conservati dalle ceneri del Vesuvio sembra di essere tornati indietro nel tempo. Pompei è un sito archeologico unico al mondo. La cosa che mi ha colpito di più è stato vedere i calchi delle persone che sono rimaste intrappolate dall'eruzione. È un ricordo tragico, ma ci permette di capire la vita di quelle persone. Sì, è un'esperienza toccante. Ho anche visitato la casa dei Vettì con i suoi affreschi magnificamente conservati. È incredibile quanto siano vividi e colori dopo tutti questi secoli. Esatto. E hai visitato anche Ercolano. È meno famosa di Pompei, ma altrettanto interessante. Sì, Ercolano è molto più piccola di Pompei, ma è conservata ancora meglio. Le case sono più intatte e alcuni edifici hanno addirittura ancora i loro piani superiori. Mi è piaciuto molto vedere le terme e le strade lastricate. Ercolano è più tranquilla rispetto a Pompei, ma offre un'introspezione straordinaria sulla vita quotidiana dei romani. Hai avuto modo di vedere il Vesuvio? Sì, sono salito fino al cratere del Vesuvio. La vista da lì è spettacolare. Da un lato vedi il mare e Napoli, dall'altro lato c'è l'Asse, l'enorme cratere del vulcano. È incredibile pensare che questo vulcano ha distrutto intere città. Deve essere stato emozionante. È uno di quei luoghi che ti fa riflettere sul potere della natura. Sì, esattamente. Dopo il Vesuvio ho visitato la costiera amalfitana. Lì ho visto la cattedrale di Amalfi, che è splendida. La cattedrale di Amalfi è un gioiello. La sua facciata colorata con i mosaici dorati è bellissima. E poi c'è quella lunga scalinata che porta fino all'ingresso principale. Sì, la scalinata è faticosa, ma quando arrivi in cima la vista sulla piazza è fantastica. L'interno della cattedrale è altrettanto bello con i suoi marmi e le decorazioni in stile arabo-normanno. La costiera amalfitana è uno dei luoghi più belli d'Italia. Hai avuto modo di visitare anche Capri? Sì, Capri è meravigliosa. Sono andato a vedere la Grotta Azzurra. L'acqua è così blu, sembra quasi irreale. La luce entra nella grotta e fa brillare l'acqua in modo spettacolare. Capri è davvero un paradiso. E poi c'è l'atmosfera elegante dell'isola, con i suoi hotel di lusso e le boutique. È un'isola che attira turisti da tutto il mondo. Sì, è un luogo speciale. Dopo Capri, ho deciso di andare a Siena e visitare Piazza del Campo. Ah, Piazza del Campo è unica. È una delle piazze medievali più famose d'Italia, soprattutto per il Palio, la corsa di cavalli che si tiene 2 volte all'anno. Sì, la piazza è a forma di conchiglia e i palazzi che la circondano sono magnifici. Quando ero lì, cercavo di immaginare l'emozione del palio con i cavalli che corrono a tutta velocità lungo la piazza piena di spettatori. Siena è una città bellissima e piena di storia. Piazza del Campo è il cuore della città e quando la visiti ti sembra di essere tornato indietro nel tempo. È vero, Siena ha un'atmosfera molto particolare, sembra che il tempo si sia fermato. Passeggiare per le sue strade strette e antiche è stato davvero rilassante. Hai visitato altre città dopo Siena? Sì, dopo Piazza del Campo sono andato a visitare la cattedrale di Siena. È spettacolare. La sua facciata a strisce bianche e nere è così diversa da tutte le altre cattedrali che ho visto. La cattedrale di Siena è davvero unica. Le strisce di marmo bianco e nero rappresentano i colori della città e all'interno gli intarsi di marmo sul pavimento sono incredibili. Sono delle vere e proprie opere d'arte. Sì, ho passato un sacco di tempo a guardare i dettagli del pavimento. Ogni sezione racconta una storia diversa e il livello di precisione è impressionante. E poi l'altare maggiore con quelle sculture meravigliose. Anche la libreria Piccolomini all'interno è splendida. È una piccola stanza decorata con affreschi vivaci e libri antici. È un vero tesoro nascosto all'interno della cattedrale. Sì, non me l'aspettavo.
Dopo Siena sono tornato a Firenze per visitare Palazzo Pitti. Ah, Palazzo Pitti. È un altro luogo affascinante di Firenze. Era la residenza dei Medici, vero? Sì, esatto. Era la loro residenza principale e oggi è un museo. Le sale del palazzo sono piene di dipinti, sculture e mobili antichi. Ho visitato la Galleria Palatina, dove ci sono tantissime opere del Rinascimento. Palazzo Pitti è enorme, vero? È incredibile pensare che fosse una casa privata e poi ci sono i giardini di Boboli proprio dietro. Sì, i giardini di Boboli sono immensi. Sono perfetti per una passeggiata rilassante. Ci sono fontane, statue e persino grotte nascoste. È come un piccolo mondo a sé stante, dietro al palazzo. Mi ricordo che dai giardini si ha una vista meravigliosa su Firenze. È un luogo perfetto per sfuggire al caos della città e godersi un po' di tranquillità. Sì, la vista è incredibile. Dopo Palazzo Pitti ho deciso di esplorare la Toscana e sono andato a San Gimignano. San Gimignano, con le sue torri medievali, è una città unica. Ogni torre racconta una storia e sembra di tornare indietro nel tempo. Esattamente. Camminare tra le torri è come entrare in un set cinematografico medievale. Le torri erano un simbolo di potere e ricchezza delle famiglie nobiliari. Più alta era la torre, più ricca era la famiglia. Sì, e oggi San Gimignano è famosa per queste torri. Ce ne sono ancora 14, anche se una volta erano molte di più. Passeggiare per San Gimignano è come fare un viaggio nel Medioevo. Ho adorato le piccole stradine e le piazze piene di vita. E poi ho assaggiato il famoso gelato di San Gimignano. Anche io ho provato quel gelato ed è uno dei migliori che abbia mai mangiato. Dopo San Gimignano, dove sei andato? Ho deciso di visitare la Liguria e sono andato alle Cinque Terre. Ah, le Cinque Terre! Che posto meraviglioso. Le 5 cittadine sul mare sono incantevoli e ogni villaggio ha suo fascino. Quale ti è piaciuto di più? Difficile scegliere. Ho adorato Manarola per i suoi colori vivaci e Vernazza per la sua piazzetta affacciata sul mare. Le Cinque Terre sono perfette per fare escursioni lungo i sentieri che collegano i villaggi. La vista dall'alto è mozzafiato. Sì, fare un'escursione lì ti fa sentire immerso nella natura, tra il mare e le colline. E poi il cibo ligure è incredibile, soprattutto il pesto e la focaccia. Assolutamente. Le Cinque Terre mi hanno colpito molto. Dopo la Liguria ho deciso di andare in Sicilia e ho visitato la cattedrale di Palermo. La cattedrale di Palermo è magnifica. È un mix di stili architettonici diversi, vero? Ci sono elementi arabi, normanni e gotici. Sì, la cattedrale di Palermo riflette tutte le culture che hanno influenzato la Sicilia nel corso dei secoli. La sua facciata è imponente e l'interno è altrettanto affascinante, con tombe di re normanni in mosaici dorati. È incredibile vedere come la Sicilia sia stata un crocevia di culture diverse. Ogni monumento sembra raccontare una storia diversa. Esattamente. E visto che ero in Sicilia, ho deciso di visitare la Valle dei Templi ad Agrigento. La Valle dei Templi è uno dei siti archeologici più importanti d'Italia. I templi greci lì sono tra i meglio conservati al mondo. Sì, è un'esperienza unica. Passeggiare tra le rovine dei templi con il mare sullo sfondo ti fa sentire come se fossi in Grecia antica. Il Tempio della Concordia è quello che mi ha colpito di più. È quasi intatto. Anche io sono rimasta impressionata da quanto sia ben conservato. La Valle dei Templi è un luogo che ti fa riflettere sulla storia millenaria dell'isola. Dopo la Sicilia sono tornato nel Lazio a Tivoli per visitare Villa d'Este. Villa d'Este è famosa per i suoi giardini e le sue fontane, giusto? Esatto. I giardini di Villa d'Este sono spettacolari. Ci sono fontane in ogni angolo e l'acqua sembra scorrere ovunque. La fontana dell'organo è una delle più particolari. L'acqua fa suonare un vero organo. Incredibile! E poi c'è Villa Adriana, sempre a Tivoli. Sì, Villa Adriana è altrettanto affascinante. Era la residenza dell'imperatore Adriano ed è uno dei complessi archeologici più grandi dell'antica Roma. Camminare tra i resti delle terme, dei teatri e delle biblioteche ti fa capire quanto fosse grandiosa la villa. È un pezzo di storia romana conservato nel tempo. Ogni angolo della villa ti parla della vita di un imperatore. Dopo Tivoli sono tornato a Venezia a Piazza San Marco. Piazza San Marco è il cuore di Venezia, con la Basilica di San Marco e il campanile. È una delle piazze più belle del mondo. Sì, la Basilica di San Marco è straordinaria con i suoi mosaici dorati e le cupole maestose, e il campanile offre una vista mozzafiato su tutta la città e la laguna. Venezia ha un fascino unico. Non importa quante volte ci vai, ogni visita sembra una scoperta. Hai mai visitato Pisa? Sì,
ci sono stato. La piazza del Duomo è incredibile. La torre pendente, la cattedrale e il battistero creano uno scenario perfetto. Sembra quasi irreale quando vedi la torre inclinata dal vivo. Sì, la Torre di Pisa è uno dei monumenti più iconici d'Italia, anche se è famosa per la sua inclinazione. La piazza intera è meravigliosa. Il battistero, con la sua forma circolare, è davvero impressionante, è vero? Sì, il battistero è il più grande in Italia e dentro è ancora più bello. C'è un'acustica incredibile e i suoni rimbalzano in modo magico. Esatto. È famoso anche per questo. Sai che ogni 30 minuti un custode canta una nota per dimostrare l'adeco perfetto all'interno. Davvero. Che esperienza dev'essere! Dopo Pisa sono tornato a Firenze per visitare il battistero di San Giovanni. Anche quello è stupendo, soprattutto le sue porte di bronzo. Le porte del paradiso sono una meraviglia. Il dettaglio delle scene bibliche scolpite è straordinario. Sì, sono rimasto incantato da quelle porte. È incredibile pensare che furono realizzate così tanto tempo fa e sono ancora così ben conservate. E poi la cupola all'interno del battistero è davvero mozzafiato con i suoi mosaici dorati. Firenze è piena di tesori. Hai visitato la Basilica di San Lorenzo? Sì, è un altro dei gioielli di Firenze. La chiesa era legata alla famiglia Medici, vero? Sì, la Basilica di San Lorenzo era la chiesa principale dei Medici. Ci sono le tombe di molti membri della famiglia e anche Michelangelo ha lavorato lì. La sacrestia nuova che lui progettò è un luogo molto particolare. Esatto. Ho visto le tombe dei Medici e la statua di Lorenzo de' Medici realizzata da Michelangelo. È incredibile pensare che una famiglia abbia avuto così tanta influenza sulla città. La loro influenza su Firenze è ancora visibile ovunque. Dopo la Basilica sei stato a Palazzo Vecchio? Sì, Palazzo Vecchio è un altro simbolo di Firenze. È stato il centro del potere politico della città. E oggi, con tutte le opere d'arte al suo interno, sembra quasi un museo. Esatto. Ci sono tantissime opere d'arte importanti e poi la Sala dei 500 è spettacolare. È enorme e le pareti sono ricoperte da affreschi che celebrano le vittorie di Firenze. Anche la torre è fantastica. Sali e hai una vista meravigliosa su tutta Firenze. È uno dei migliori punti panoramici della città. Concordo. Dopo Firenze mi sono spostato in Umbria per visitare Assisi. La Basilica di San Francesco è magnifica, vero? Le opere di Giotto lì dentro sono famose in tutto il mondo. Sì, la basilica è divisa in due parti, la chiesa superiore e quella inferiore. Entrambe sono bellissime, ma i dipinti di Giotto nella chiesa superiore sono un vero capolavoro. Le scene della vita di San Francesco sono così dettagliate. Sì, sembra che i dipinti raccontino una storia. Assisi è un luogo molto speciale. Si respira una grande spiritualità. È vero, c'hai onda e atmosfera di pace e tranquillità. Dopo Assisi sono andato a Verona. Ah, Verona! Hai visto la Basilica di San Zeno? Sì, è una delle chiese più antiche e affascinanti di Verona. Mi hanno colpito molto le porte in bronzo con le scene bibliche scolpite. La Basilica di San Zeno è un gioiello romanico e all'interno c'è un'atmosfera così calma. Mi è piaciuta anche la cripta dove, secondo la leggenda, Romeo e Giulietta si sposarono. Sì, anche se una leggenda aggiunge un tocco romantico alla visita. A proposito di Romeo e Giulietta, sono andato a vedere il famoso balcone di Giulietta. Il balcone di Giulietta è un po' più turistico, ma è comunque divertente visitarlo. C'è sempre tanta gente che scatta foto e lascia biglietti d'amore. Sì, è molto turistico, ma fa parte della cultura popolare, soprattutto grazie alla storia di Shakespeare. Non potevo visitare Verona senza vedere il famoso balcone. Hai visitato anche l'Arena di Verona? Sì, l'Arena di Verona è impressionante. È uno degli anfiteatri romani meglio conservati. Mi piacerebbe assistere a un'opera lì dentro. Deve essere un'esperienza magica. L'Arena di Verona è davvero straordinaria. È ancora utilizzata per concerti e spettacoli. L'acustica è incredibile e la atmosfera è unica. Anche io vorrei vedere uno spettacolo lì. Dopo Verona ho deciso di andare a Napoli e visitare il Museo Archeologico Nazionale. Ah, il Museo archeologico di Napoli è uno dei più importanti al mondo. Ha una collezione impressionante di reperti da Pompei ed Ercolano. Sì, mi sono perso tra tutte le statue, da quei mosaici e gli affreschi. È incredibile vedere come la vita nell'antica Roma sia stata conservata così bene grazie all'eruzione del Vesuvio. Esatto, è come fare un viaggio nel tempo. Gli affreschi e i mosaici di Pompei sembrano quasi nuovi anche se hanno migliaia di anni. È una visita imperdibile per chi ama l'archeologia. Dopo il museo sono andato a visitare la reggia di Caserta.
La reggia di Caserta è spettacolare. È uno dei palazzi più grandi del mondo, vero? Sì, è immensa. E i giardini sono altrettanto impressionanti. Le fontane, le cascate artificiali e poi il palazzo stesso con le sue sale riccamente decorate sembra una Versailles italiana. È vero. La reggia di Caserta è spesso paragonata a Versailles per la sua grandiosità. I giardini all'italiana Lettialli a Olti Inglese sono magnifici e poi c'è il lungo viale che sembra non finire mai. Sì, ho camminato lungo quel viale per un bel podo. Ogni angolo del palazzo e dei giardini è curato nei minimi dettagli. È facile immaginare come dovesse essere vivere lì durante il periodo borbonico. Deve essere stato come vivere in un sogno. La reggia di Caserta è uno dei gioielli del sud Italia. Assolutamente. E con questo penso di aver concluso il mio giro per i monumenti più affascinanti d'Italia. Sei mai stato a Padova? Hai visto la Cappella degli Scrovegni? Sì, ci sono stato. La cappella degli Scrovegni è incredibile. I dipinti di Giotto sono tra i migliori che abbia mai visto. Ritrarre la vita di Cristo in maniera così dettagliata e viva è davvero un capolavoro. Sì, i colori e le espressioni nei volti dei personaggi sono qualcosa di unico. È considerata una delle più grandi opere d'arte del Medioevo. Giotto ha davvero rivoluzionato il modo di dipingere. Sapevo che Giotto era importante, ma vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa. I colori sembrano così freschi, anche se i dipinti hanno più di 70 anni. E poi l'intera storia che raccontano, dalla nascita alla resurrezione di Cristo, è così coinvolgente. È vero, ogni scena ha così tanti dettagli. E poi il cielo blu, quel blu intenso, è uno degli elementi che colpisce di più. Dopo la visita alla cappella, dove sei andato? Sono andato a Torino. La Mole Antonelliana è stata la mia prima tappa. Ah, la Mole Antonelliana! È uno dei simboli di Torino, un edificio così unico. E oggi ospita il Museo Nazionale del Cinema. Esatto. È un edificio davvero particolare con quella forma così alta e sottile. E il Museo del Cinema è affascinante. Ci sono tante sezioni dedicate alla storia del cinema e si possono vedere anche film di epoca. E poi la vista dalla cima della Mole è spettacolare, si vede tutta Torino. Sì, sono salito anche a Addio quando ci sono andata. La vista è meravigliosa, soprattutto quando il cielo è limpido. Dopo la Molle, hai visitato anche il Palazzo Reale. Sì, il Palazzo Reale di Torino è un altro dei luoghi che mi ha lasciato senza parole. Era la residenza ufficiale dei Savoia e ogni stanza sembra raccontare una parte della loro storia. Le sale sono riccamente decorate, con lampadari di cristallo, affreschi e arredi lussuosi. Esatto. E poi i giardini del Palazzo Reale sono bellissimi, ideali per fare una passeggiata tranquilla. Torino è piena di monumenti che raccontano la storia del Regno d'Italia. Sì, e che hai così tanto da vedere. Dopo Torino ho deciso di tornare a Roma e una delle prime chiese che ho visitato è stata San Giovanni in Laterano. Ah, San Giovanni in Laterano è una delle 4 basiliche maggiori di Roma. È la cattedrale della diocesi di Roma, quindi tecnicamente è più importante anche di San Pietro. Sì, è una chiesa immensa. L'interno è magnifico con quelle colonne altissime e le statue degli apostoli. E poi c'è il Ciastro, che è un oasi di pace nel cuore di Roma. Sì, e la facciata della basilica è davvero imponente. È interessante pensare che questa chiesa abbia un'importanza storica e religiosa così grande, ma sia meno conosciuta rispetto a San Pietro. Esatto. Dopo San Giovanni sono andato a visitare Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore è una delle mie chiese preferite a Roma. I mosaici all'interno sono spettacolari. Raccontano scene bibliche in un modo così dettagliato e colorato. Sì, quei mosaici sono incredibili. E poi il soffitto dorato è un'altra cosa che mi ha colpito. Ogni angolo della basilica è ricco di arte e storia. Roma ha così tante chiese e monumenti. È difficile scegliere quali visitare. Dopo Santa Maria Maggiore hai avuto tempo per visitare Villa Borghese. Sì, Villa Borghese è stata una pausa rilassante. I giardini sono splendidi, perfetti per una passeggiata, e poi ci sono diversi musei all'interno del parco. Ho visitato la Galleria Borghese, che ha una collezione d'arte incredibile. Anche io amo Villa Borghese, è uno dei parchi più belli di Roma, con quel mix di natura e arte. E la Galleria Borghese, alcune delle opere più famose, come le sculture di Bernini e i dipinti di Caravaggio. Sì, le sculture di Bernini sono impressionanti. Il ratto di Proserpina sembra quasi prendere vita. Nonostante la sua tranquillità, Villa Borghese è un luogo che racchiude tanta storia e arte. Dopo Roma, sono andato a visitare la Certosa di Pavia. Hai mai visto quel monastero? Sì,
La Certosa di Pavia è un capolavoro dell'architettura rinascimentale. La facciata è così intricata, con tutti quei dettagli scolpiti, e la d'interno è altrettanto spettacolare. È vero, ogni dettaglio, dalle sculture alla struttura delle colonne, è stato realizzato con una precisione incredibile. E poi, camminando nei chiostri, si sente una pace che è difficile descrivere. Esattamente. È un luogo che ti riempie di meraviglia e tranquillità allo stesso tempo. Hai visitato altre ville o palazzi storici durante il tuo viaggio? Sì, ho fatto una visita alla Villa Farnese a Caprarola. Ah, Villa Farnese è straordinaria. È famosa per i suoi affreschi e i giardini, vero? Sì, gli affreschi sono uno spettacolo. Ogni stanza è decorata con scene mitologiche e storiche. E poi i giardini sono perfetti, curati nei minimi dettagli, con fontane e siepi scolpite. Ho sentito dire che la scala liquidale all'interno della villa è una delle più belle d'Italia. È vero? Sì, è incredibile. La scala è decorata con affreschi che accompagnano la salita fino ai piani superiori. È un capolavoro di architettura e arte. Dopo la Villa Farnese hai visitato anche Palazzo Farnese a Roma? Sì, ci sono stato. Anche se oggi è la sede dell'ambasciata francese, è possibile visitare alcune delle sue stanze durante eventi speciali. È un altro palazzo ricco di storia e arte. Il Palazzo Farnese è uno degli edifici rinascimentali più importanti di Roma. È stato progettato da Michelangelo, giusto? Sì, esatto. È un esempio perfetto dell'architettura rinascimentale. Anche se non si può visitare ogni giorno, solo passeggiare fuori e ammirare la sua facciata è un'esperienza in sé. Dopo Roma sono sceso in campagna e ho visitato Pastoum. Hai mai visto i templi greci lì? Sì, Paestum è un luogo straordinario. I templi sono tra i meglio conservati del mondo antico. Camminare tra quelle rovine ti fa sentire come se fossi tornato nell'antica Grecia. Sì, è un luogo magico. I tre templi dorici sono imponenti, soprattutto il Tempio di Nettuno. È incredibile quanto siano ben conservati, considerando che hanno più di 2000 anni. Paestum è uno dei siti archeologici più importanti d'Italia, eppure non è così conosciuto come Pompei o Ercolano. Esatto, ma vale assolutamente la pena visitarlo. Passeggiare tra quei templi circondati da campi e montagne è un'esperienza unica. Hai mai visitato la Sacra di San Michele in Piemonte? Sì, l'avevo visitata qualche anno fa. È davvero spettacolare. La posizione arroccata su quella montagna la rende unica. Da lassù si ha una vista incredibile su tutta la valle. La Sacra di San Michele ha un fascino particolare. Sembra uscita da un libro di leggende. Sai che è stata una delle ispirazioni per il romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco? Sì, lo sapevo. Infatti, mentre ero lì, mi sembrava proprio di essere in un monastero medievale pieno di misteri. E poi, gli interni sono altrettanto affascinanti. La scalinata degli angeli e la chiesa sono impressionanti. Mi è piaciuto molto anche il contrasto tra le rovine e le parti ancora intatte. È un luogo che ti trasporta indietro nel tempo. Dopo la Sacra di San Michele, hai avuto modo di visitare la Torre del Mangià a Siena? Sì, ci sono stato. La torre del Mangia domina Piazza del Campo ed è uno dei simboli di Siena. Siamo saliti fino in cima ed è stata una bella sfida, ma la vista su Siena e sulle colline circostanti è mozzafiato. È vero, la salita è faticosa, ma ne vale la pena. Da lassù si ha una vista spettacolare su tutta la città e sulla campagna toscana. Piazza del Campo vista dall'alto è bellissima. E poi la torre ha una storia interessante. Fu costruita per essere alta quanto la cattedrale, per simboleggiare l'uguaglianza tra il potere religioso e quello civile. Non lo sapevo. È un dettaglio molto interessante e subito dopo Siena ho deciso di andare a Ravenna per vedere la Basilica di San Vitale. Ah, la Basilica di San Vitale. I mosaici all'interno sono incredibili. Non pensavo che i colori potessero essere così vividi dopo tutti questi secoli. Sì, i mosaici bizantini di San Vitale sono tra i più belli al mondo. La scena dell'imperatore Giustiniano con la sua corte è una delle più famose e i dettagli sono così precisi che sembra quasi che i personaggi prendano vita. Ravenna è piena di sorprese. Dopo la Basilica ho visitato anche il mausoleo di Galla Placidia, che è proprio lì vicino. Anche quello è un gioiello. Dall'esterno sembra quasi semplice, ma appena entri i mosaici ti lasciano senza parole. Le stelle blu sul soffitto sono davvero suggestive. È vero, il contrasto tra l'esterno modesto e l'interno decorato è sorprendente. Mi sono fermato per un po' ad ammirare il cielo stellato. C'è un'atmosfera così tranquilla e sacra all'interno del mausoleo. Dopo Ravenna sono sceso verso Napoli e ho visitato Castel dell'Ovo. Lo conosci? Sì,
Castel dell'Ovo è incredibile. La sua posizione sul mare con la vista sul Vesuvio e la città di Napoli è fantastica. La leggenda dice che nel castello è nascosto un uovo magico che protegge l'edificio e la città. È vero, la leggenda del castello dell'uovo è famosa. Ho fatto una passeggiata lungo la terrazza e ho ammirato la vista sul golfo di Napoli. È uno dei luoghi più belli per godersi il tramonto. E dopo Castel dell'Avo, sei andato a Castelnuovo. Sì, Castelnuovo è un altro castello affascinante, è un edificio medievale imponente ed è stato la residenza dei re di Napoli. Mi ha colpito soprattutto l'arco trionfale all'ingresso, decorato in stile rinascimentale. Anche io ho trovato impressionante quell'arco. È un esempio di come l'architettura medievale e rinascimentale si fondono a Napoli. E poi l'interno del castello, con le sue grandi sale, racconta davvero la storia della città. Sì, Napoli è una città ricca di storia e cultura. Dopo Napoli ho deciso di fare una tappa sulla costiera amalfitana e ho visitato Villa Ruffolo a Ravello. Villa Rufolo è un luogo da sogno. I giardini, con quella vista spettacolare sulla costa, sembrano usciti da un dipinto. Esatto. I giardini sono così curati, con le loro terrazze fiorite che si affacciano sul mare. Mi sono seduto su una panchina e ho passato ore ad ammirare il panorama. Non c'è da stupirsi che Wagner sia stato ispirato da questo luogo. Sì, è uno dei posti più romantici di Italia. E poi la villa stessa, con la sua architettura, è affascinante. Hai visitato anche il Palazzo dei Normanni a Palermo. Sì, il Palazzo dei Normanni è stato uno dei momenti più belli del mio viaggio in Sicilia. È il palazzo reale più antico d'Europa e la cappella palatina all'interno è straordinaria. La Cappella Palatina è uno dei gioielli di Palermo. I mosaici dorati sono tra i più belli che abbia mai visto e il soffitto in legno intarsiato è un capolavoro. Ogni dettaglio racconta la storia delle diverse culture che hanno dominato la Sicilia. Sì, è impressionante come il palazzo rifletta l'influenza araba, normanna e bizantina. Dopo Palermo sono andato a Catania per visitare la cattedrale di Sant'Agata. La cattedrale di Catania è imponente, soprattutto la facciata barocca. È un omaggio alla patrona della città, Sant'Agata, ed è piena di storia e devozione. Sì, l'interno è altrettanto bello. Ho visto anche la tomba del compositore Vincenzo Bellini che è sepolto lì, e poi la piazza dove si trova la cattedrale è vivace e piena di vita. Catania ha un'energia particolare tra il barocco e la vita quotidiana dei suoi abitanti. Dopo Catania hai visitato la cattedrale di Cefalù. Sì, Cefalù è un altro gioiello siciliano. La cattedrale normanna è bellissima con i suoi mosaici bizantini, specialmente il Cristo Pantocratore nell'abside. È una delle immagini più iconiche della Sicilia. Sì, e la città stessa, con il mare e le montagne sullo sfondo, rende tutto ancora più affascinante. Cefalù è uno di quei posti che sembra quasi fuori dal tempo. Hai mai visitato Selinunte in Sicilia? Sì, Selinunte è un sito archeologico incredibile. Non immaginavo che fosse così grande. Le rovine dei templi sono imponenti e la posizione vicino al mare lo rende ancora più affascinante. Camminare tra i resti di questi antichi templi greci ti fa sentire come se fossi tornato indietro di millenni. Sì, è uno dei siti archeologici greci più importanti in Italia. Anche se molti templi sono in rovina, riesci comunque a immaginare la grandiosità che dovevano avere in passato. Ho trovato particolarmente affascinante il Tempio di Era. Sì, il tempio di Era è uno dei meglio conservati e la vista sul mare mentre cammini tra le colonne è spettacolare. Dopo Selinunte sono andato a visitare la cattedrale di Monreale. Ah, la cattedrale di Monreale. Quella sì che è un capolavoro. I mosaici all'interno sono tra i più belli che abbia mai visto. Ogni scena sembra prendere vita con quei colori vividi. Sì, i mosaici sono incredibili, specialmente il Cristo Pantocratore nell'abside. È enorme e domina l'intera cattedrale. E poi i chiostri con le loro colonne decorate sono un'altra meraviglia da non perdere. Esatto. È impressionante vedere come l'arte normanna, bizantina e araba si fondano in un unico luogo. Monreale è davvero speciale. Dopo aver visitato la cattedrale sono passato alla Porta Nigra. Porta Nigra. Ma non è in Germania? Sì, è vero. Si trova a Treviri in Germania, ma durante l'epoca romana. Treviri era un'importante città dell'impero romano e la Porta Nigra è una delle porte romane meglio conservate. È una testimonianza dell'influenza romana anche nelle regioni germaniche. Non l'ho mai vista di persona, ma sembra interessante. Ho sentito dire che è gigantesca. Dopo la Porta Nigra hai visitato la Basilica di Superga a Torino. Sì,
La basilica di Superga è maestosa e la vista su Torino e sulle Alpi è spettacolare. È un luogo molto speciale per i torinesi, non solo per la sua bellezza, ma anche per la storia legata al Grande Torino. La squadra di calcio che morì tragicamente in un incidente aereo proprio sulla collina della Superga. Ho sentito parlare di quella tragedia. La basilica è un luogo di memoria per molti italiani. E poi la sua architettura barocca è impressionante. Dopo Torino, sei tornato in Toscana. Sì, ho fatto un giro a Pisa e sono tornato in Piazza dei Miracoli. Ah, Piazza dei Miracoli, uno dei luoghi più iconici d'Italia. La torre pendente, il battistero e la cattedrale insieme creano un panorama indimenticabile. Ogni volta che ci vado mi sembra sempre più magico. Sì, la torre è ancora più inclinata di quanto sembri nelle foto. E il battistero è un'opera d'arte a sé. L'avevo trovato incredibilmente bello con le sue linee gotiche e romaniche. E all'interno l'acustica è incredibile. Ho sentito una guida dimostrare l'eco e sembrava una melodia. Concordo. Pisa è un luogo che non stanca mai. Dopo Pisa sono andato a Palermo e ho visitato il Teatro Massimo. Il Teatro Massimo è uno dei teatri più grandi d'Europa. Non ho mai assistito a uno spettacolo lì, ma mi piacerebbe. L'interno è decorato in modo opulento, giusto? Sì, l'interno è meraviglioso. Ogni sala è un capolavoro di decorazioni e dettagli. Anche se non ho visto un'opera, solo passeggiare tra i corridoi è stata un'esperienza affascinante. La sensazione di essere in uno dei luoghi storici della cultura italiana è unica. Palermo ha tanti luoghi culturali. Dopo il Teatro Massimo, hai fatto una visita a Firenze? Sì, ho visitato la Basilica di Santa Croce. Santa Croce è famosa per essere il luogo di sepoltura di alcuni dei più grandi italiani come Michelangelo e Galileo. È un po' come il Pantheon di Parigi, ma tutto italiano. Esatto. Ogni angolo della basilica racconta una storia. Ho passato molto tempo davanti alla tomba di Michelangelo. È incredibile pensare che lì riposino alcune delle menti più grandi della storia dell'arte e della scienza. Firenze ha un fascino unico. Sei andato anche al Palazzo della Signoria? Sì, ho visitato anche il Palazzo della Signoria, o Palazzo Vecchio come lo chiamano a Firenze. È imponente e pieno di storia. La Sala dei 500 è una delle stanze più impressionanti che abbia mai visto. Le dimensioni e gli affreschi sulle pareti sono incredibili. È vero. Palazzo Vecchio è il simbolo del potere civile di Firenze. La torre offre una vista incredibile sulla città. Dopo Firenze sei passato a qualche altro monumento. Sì, ho fatto una tappa all'Adda Falaia di Montecassino nel Lazio. Monte Cassino ha una storia lunga e tragica. È stata completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, ma poi ricostruita. È un luogo di memoria importante. Esatto. Quando cammini tra le sue mura, pensi a tutte le battaglie che si sono svolte lì. È un luogo sacro, non solo per la religione ma anche per la memoria storica. La vista dalla cima è spettacolare e si respira un'aria di pace. Dopo Monte Cassino, ho finito il mio giro tornando a Palermo per visitare la Cappella Palatina. Ah, la Cappella Palatina è un capolavoro assoluto. Il modo in cui l'arte bizantina, islamica e latina si fondono è straordinario. I mosaici dorati sono tra i più belli che abbia mai visto. Sì, la Cappella Palatina è un altro esempio di come Palermo sia un punto di incontro di culture diverse. Ogni volta che visito la Sicilia scopro sempre qualcosa di nuovo e meraviglioso. Hai mai visitato la Val d'Avorce in Toscana? Sì, la Val d'Aorcia è meravigliosa. I suoi paesaggi sembrano usciti da un quadro rinascimentale. Le colline che si susseguono, i cipressi lungo le strade, i piccoli villaggi medievali, è un luogo che trasmette pace. Sì, è un angolo di Toscana che sembra rimasto intatto nel tempo. Quando passeggi tra i campi e le colline, senti un senso di tranquillità che è difficile da trovare altrove. E poi i villaggi come Pienza e Montalcino sono pieni di storia. Sì, e Pienza è famosa per il suo pecorino. Ogni volta che vado lì, ne compro un podo. Dopo la Val d'Avorcia, ho visitato Roma e ho camminato lungo la via Appia Antica. La via Appia Antica è un altro pezzo di storia. Camminare su quelle pietre antiche, tra le tombe e le rovine, ti fa sentire come se stessi tornando indietro nel tempo. Esatto, è incredibile pensare che questa strada fosse una delle vie principali dell'impero romano. Ho visto anche il mausoleo di Cecilia Metella che si trova proprio lungo la via. È una delle tombe più imponenti e ben conservate. Sì, è un monumento impressionante. La via Appia è un percorso perfetto per chi vuole immergersi nella storia antica di Roma. Dopo Roma, sei stato in qualche altro posto interessante? Sì, sono andato a Viterbo e ho visitato Villa Lante.
Villa Lante è famosa per i suoi giardini all'italiana, giusto? Sono molto belli e curati. Sì, i giardini sono spettacolari. Le fontane, i giochi d'acqua e le siepi scolpite sono un capolavoro del Rinascimento. Ogni angolo della villa sembra studiato nei minimi dettagli per creare armonia tra la natura e l'architettura. Sì, i giardini all'italiana sono una vera e propria opera d'arte. Mi piacerebbe visitarlo un giorno. Dopo Viterbo, sei tornato a Roma. Sì, ho fatto una visita al Foro Romano e ho visto il Tempio di Saturno. Il Tempio di Saturno è uno dei templi più antichi di Roma. Anche se sono rimaste solo le colonne, riesci comunque a immaginare la grandiosità che doveva avere. Sì, le colonne che si stagliano contro il cielo sono imponenti. Camminare tra le rovine del Foro Romano ti fa riflettere su quanto fosse potente l'antica Roma. Ogni pietra sembra raccontare una storia. Concordo. Roma è una città che non smette mai di affascinarmi. Dopo Roma, hai fatto una tappa a Capri. Sì, e ho visto i faraglioni. Sono uno spettacolo unico. Quei giganteschi scogli che emergono dal mare creano un panorama mozzafiato. I faraglioni sono uno dei simboli di Capri. È incredibile come la natura abbia scolpito queste rocce nel corso dei millenni. Hai fatto un giro in barca intorno a loro. Sì, e passare attraverso l'arco del faraglione di mezzo è stato emozionante. Capri è davvero un'isola magica. Dopo Capri sono andato a Urbino per visitare il Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale di Urbino è uno dei capolavori del Rinascimento. La sua architettura è impressionante, vero? Sì, il palazzo è maestoso e perfettamente conservato. Le sale interne sono decorate con affreschi e opere d'arte che raccontano la storia della città e della famiglia Montefeltro. E poi, la vista su Urbino dalla terrazza del palazzo è straordinaria. Urbino è un gioiello nascosto. Il Palazzo Ducale è uno dei migliori esempi di architettura rinascimentale a Nesci. Dopo Urbino sei stato a Portovenere? Sì, Portovenere è incantevole. È una piccola perla della Liguria con il suo porto pittoresco e le case colorate che si affacciano sul mare. Da lì è facile raggiungere le Cinque Terre, ma Portovenere ha un fascino tutto suo. È vero, Portovenere è meno affollata delle Cinque Terre, ma altrettanto bella. La chiesa di San Pietro, arroccata sulla scogliera, offre una vista spettacolare sul mare. Esatto. E parlando di monumenti antichi, ho visitato anche il Tempio della Concordia ad Agrigento. Il Tempio della Concordia è uno dei templi greci meglio conservati al mondo. Camminare tra quelle colonne ti fa sentire come se fossi nella Grecia antica. Sì, è un luogo magico. Agrigento e la Valle dei Templi sono tra i siti archeologici più affascinanti d'Italia. Dopo Agrigento sono tornato a Roma per visitare Palazzo Chigi. Palazzo Chigi è la sede del governo italiano, giusto? Esatto. Anche se non è sempre aperto al pubblico, ho avuto l'opportunità di fare una visita guidata. È un edificio ricco di storia e le sale interne sono decorate con opere d'arte e arredi di grande valore. Deve essere stato interessante vedere dove vengono prese tante decisioni importanti per l'Italia. E dopo Roma, sei andato a Milano. Sì, a Milano ho visitato il cimitero monumentale. Il cimitero monumentale di Milano è davvero unico. Non è solo un cimitero, ma anche una galleria d'arte all'aperto, con sculture e monumenti funebri impressionanti. Sì, le tombe e le sculture sono delle vere opere d'arte. Camminare per il cimitero è come fare un viaggio nella storia di Milano e delle famiglie più influenti della città. È un luogo che ti invita alla riflessione e alla contemplazione. È vero, il cimitero monumentale è uno dei luoghi più affascinanti di Milano, anche se spesso poco conosciuto dai turisti. Hai mai visitato il Palazzo Reale di Milano? Sì, il Palazzo Reale è fantastico. Non è più una residenza reale, ma ora è uno spazio espositivo. Ho visto una mostra d'arte moderna lì l'ultima volta che ci sono stato. L'edificio è bellissimo, con interni eleganti che riflettono la sua storia. Sì, è uno spazio molto versatile. Anch'io ci sono stato per una mostra. Milano è sempre così ricca di eventi culturali. Dopo Milano sono tornato a Roma e ho visitato il Parco degli Acquedotti. Il Parco degli Acquedotti è uno dei miei luoghi preferiti a Roma. Quegli antichi acquedotti romani che attraversano il parco sono impressionanti. È incredibile vedere come queste strutture, costruite millenni fa, siano ancora in piedi. Sì, e camminare in quel parco è così rilassante. Si è immersi nella natura ma circondati da storia. È un'ottima fuga dal caos della città. Dopo aver passeggiato per il parco, sono andato a visitare San Carlo alle Quattro Fontane. Ah, quella chiesa è una meraviglia del barocco romano. Borromini ha davvero creato qualcosa di unico con il suo design così dinamico e complesso nonostante lo spazio ridotto.
Sì, mi ha impressionato la facciata ondulata e l'interno così particolare con quella cupola ovale. È uno degli esempi più belli di come l'architettura barocca possa essere innovativa e drammatica. Dopo Roma sono andato in Puglia e ho visitato Castel del Monte. Castel del Monte è un castello davvero unico. È famoso per la sua pianta ottagonale, no? Non c'è niente di simile in tutta Italia. Esatto! La forma ottagonale è così affascinante e ci sono molte teorie su ciò che rappresenti. Alcuni dicono che sia legato alla matematica, altri alla simbologia religiosa, ma qualunque sia la sua origine è un monumento davvero straordinario. Sì, e la vista dalla collina dove si trova è spettacolare. Dopo Castel del Monte sono tornato in Umbria e ho visitato la Rocca Maggiore ad Assisi. La Rocca Maggiore è un altro posto che adoro. La vista sulla campagna umbra è mozzafiato e il castello medievale ti fa sentire come se fossi in un'altra epoca. Sì, ho passato un bel po' di tempo a camminare lungo le mura del castello e a godermi il panorama. Assisi è sempre un luogo speciale con la sua spiritualità e la sua bellezza naturale. Dopo Assisi ho fatto una tappa a Piazza San Pietro. Ah, Piazza San Pietro è incredibile. È il cuore del Vaticano, con quella colonnata abbracciante progettata da Bernini. Ogni volta che ci vado rimango senza parole. Sì, la piazza è enorme, ma c'è qualcosa di intimo nel suo design. Quando guardi verso la Basilica di San Pietro, è difficile non sentirsi piccoli di fronte a tanta grandiosità. Sì, e ho assistito a una benedizione papale lì una volta. È stato emozionante vedere così tante persone riunite. Dopo il Vaticano sono andato a visitare il Tempio di Eracle ad Agrigento. Il Tempio di Eracle è uno dei templi più antichi della Valle dei Templi, anche se sono rimaste solo alcune colonne. È affascinante immaginare come doveva essere in passato. Sì, le colonne sono imponenti e l'intero sito di Agrigento è uno spettacolo. Passeggiare tra quei templi greci è come fare un salto indietro nel tempo. Dopo la Sicilia, ho visitato il santuario della Madonna di Lourdes a Savona. Il santuario di Savona è un luogo di grande spiritualità. Non è grande come altri santuari in Italia, ma la sua atmosfera è molto accogliente. E poi la storia del sito è toccante. Sì, è un luogo tranquillo, perfetto per riflettere. Dopo il santuario sono tornato a Firenze e ho visitato Palazzo Strozzi. Palazzo Strozzi è uno degli esempi più belli di architettura rinascimentale fiorentina. Mi piace come oggi ospiti mostre d'arte contemporanea creando un contrasto tra il passato e il presente. Sì, la mostra che ho visto era fantastica. Mi piace anche l'atrio del palazzo con quella struttura massiccia che riflette la potenza della famiglia Strozzi. Firenze è davvero una città che respira arte in ogni angolo. Concordo. Dopo Firenze, sono andato a Verona e ho visitato il Teatro Romano. Il Teatro Romano di Verona è ancora usato per spettacoli, giusto? Deve essere un'esperienza unica vedere un concerto o un'opera in un teatro così antico. Sì, è incredibile pensare che questo teatro esista da migliaia di anni e sia ancora utilizzato per eventi culturali. La vista sulla Didi dalla collina è fantastica e il teatro stesso è molto ben conservato. Verona ha un fascino speciale, tra la sua storia romana e il romanticismo legato a Romeo e Giulietta. Se il video ti è piaciuto, puoi continuare a studiare l'italiano con il prossimo video che appare sullo schermo. Siamo sicuri che ti piacerà.